words on repeat. I will break like a twig right Ma under. buongiorno! Buongiorno! Ben ritrovati con una mattinata splendida di sole. Fa anche un po' caldino, siamo a quasi 22 gradi. Tanta roba, Lasciamo l'aria sosta che ci ha ospitati stanotte. Siamo stati benissimo, un silenzio che urlava da quando era silenzio. Fede è impegnata alla guida perché siamo nella vallata immersa tra queste colline, diciamo, perché ancora non sono montagne. siamo sui 250 metri. Ho detto ancora, quindi dovrebbe essere un indizio. Verdissime, campi, qui sono praticamente paesaggi rurali. Ora vi faccio vedere un po' di verde con queste vallate. Praticamente si incontrano stamani solo trattori. E le strade sono strette senza paracarro, quindi bisogna stare attenti. Quindi infatti Fede è assorbito dalla guida, non lo disturba. On your mind, wait a while. You gotta take a deep. Come città di riferimento, per farvi capire, perché qui è pieno bosco, piena campagna, è appunto la città di Kaiserslautern. 15-20 km. Appunto, quindi non ci sono, tranne qualche frazione paesino, città grosse qui nei dintorni. So let's not waste another minute. It's alright now. Listen to such a beautiful sound. Hey, it's alright now, but I don't know if I can take another go round. How come I feel we're under attack? Like they're trying to pull us back. We're the only ones who really know which way to go. Hey, it's alright now. Listen, it's such a beautiful sound. Hey, it's alright now, but I don't know if I can take another go round. Stiamo attraversando, o meglio, stiamo entrando nella zona vinicola del paese. Appunto ci sono tantissimi vigneti a destra e a sinistra dell'autostrada. Avevamo anche letto, non siamo intenditori di vini tedeschi, sinceramente non ne conosciamo. Se le conoscete e siete del mestiere, scrivetecelo perché siamo curiosi quali vini, diciamo, possano essere prodotti in queste zone. E ora l'attraversamento di un super fiume, il Reno. Guardate che ponte, c'è anche la pianta. E non c'è due senza tre. Vale il detto, perché abbiamo fatto finora il circuito di Zandvoort in Olanda, il circuito di Nürburgring qui in Germania, e non poteva mancare il terzo, cioè ovvero Hockenheim, sempre qui in Germania, perché la strada vuole che per scendere e proseguire il nostro viaggio ci dobbiamo passare. Che fai? Non ti ci fermi? Di strada. L'ha detto Fede, cioè, che fai, non ti fermi? E quindi proprio ci chiamava questo circuito. Facciamo un pit stop veloce, per usare un gergo di Formula 1. Vediamo un attimo se è fattibile fare due foto per entrare. Fede lo vuole aggiungere alla sua collezione di circuiti di Formula 1 visti. C'è lui in moto. Willkommen, cioè benvenuti. Willkommen, deve essere in portoghese. Eccolo il circuito. Che ciambellone.
Siamo entrati ragazzi, già si vede il primo simulatore, però è spento. Da che rotine piccole davanti, questo dragster. Siamo riusciti a vedere finalmente la pista. Qui siamo nella vetrata, ma si può salire sulla tribuna e vederla ancora meglio. Quindi che fai? Non vai? Oh, ora sì che ci siamo. Guardate che meraviglia. Tutta la tribuna. La tribuna centrale. È questo che intendo quando voglio vedere una pista dal vivo. Di là non ci hanno fatto entrare, però chi la dura la vince. A costo di girarle tutte. Povera me. No, è bello, emozionante. Da qui si vede un bel tratto di pista poi, tra l'altro. Si vede tutto il tratto da cui arrivano le macchine, poi fanno il traguardo. Qui ci sono i box. E questa ragazzi è la super tribuna che un po' richiama gli stadi. Dopo un pranzetto veloce, bello fresco, con insalatona, nelle zone vicino al circuito di Hockenheim, siamo ripartiti e siamo immersi in queste arterie autostradali tedesche che, mamma mia, vi dico mamma mia, c'è un traffico, una cosa incredibile. Da un'autostrada siamo andati a un'altra e ora ne abbiamo lasciata una per immetterci in una nuova autostrada. Tantissimi mezzi pesanti, c'è un traffico incredibile. Infatti troppo traffico, ora tra poco usciamo, facciamo una stradina un pochino più tranquilla. Sì, non è per noi, c'è troppo rumore, troppo caos, quindi vogliamo raggiungere ora subito un paesino che abbiamo individuato sull'applicazione per fare carico e scarico delle acque nere, grigie, eccetera. E poi da lì siamo in prossimità della zona che vogliamo visitare e dopo vi sveleremo qual è. È un po' più fresca sulla carta di questa zona qui, perché anche più calma sicuramente, perché oggi, come vi abbiamo già detto stamattina, è una giornata bollente anche per queste zone. Si arriverà tranquillamente ai 25 gradi, c'è un sole bello cocente, quindi andiamo a cercare un po' di frescura. Buongiorno! Ma buongiorno! Ta 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 ta. Ci troviamo nella Foresta Nera in Germania. Abbiamo dormito in questa silenziosissima e bellissima area picnic. Qui Ciarlino alle nostre spalle, questo gazebo, capanno, come si chiama non lo so, bellissimo in legno. Ieri c'erano due ragazze belghe che hanno fatto anche il fuoco, ci hanno tenuto anche compagnia e non è a causa loro, ma c'erano già, le avevamo notati ieri quando siamo arrivati, c'era un po' di sporcizia. Purtroppo qualcuno è passato e non ha raccolto rifiuti, quindi abbiamo deciso stamani, così ci sgranchiamo un attimo, di farlo noi, armati di sacchetto
e pinzette E guanti. e raccogliamo quello che possiamo in modo da lasciarla un po' più pulita di com'è. Ed eccoci subito a tavola, così, colpo di magia. Oggi è giornata di relax, veramente ce la vogliamo godere, e cosa di meglio che mangiare in natura con il fiumiciattolo che scorre qui vicino. Sotto a questo gazebo di legno bellissimo, con la pace, la tranquillità. Abbiamo fatto un po' di pulizia, come avete visto, e poi ci siamo rilassati. Così, per rallentare il nostro rientro, perché stiamo rientrando, come avrete capito, in Italia, andremo poi a Parma, probabilmente questo video uscirà dopo di Parma. E cosa mangiamo di buono? La cucina di Charlie oggi propone un farro freddo con pesto di pomodorini rossi. Non Io ci male. metto anche il parmigiano reggiano sopra. Fede, sì, e io lo mangio così. E poi abbiamo il guacamole. Abbiamo il guacamole che ho fatto ieri e anche 2 spicchietti di frittata avanzata da ieri sera, frittata con zucchine e cipolla. Buono. Quindi volendo, se proprio uno non è sazio, c'è Se rimane un buchino. posto per la frittata. Va bene, allora buon appetito. Buon appetito. Buongiorno amici, ben trovati. Stamani è un buongiorno un po' grigio, anzi parecchio grigio. Tanto è che purtroppo ci siamo svegliati sotto la pioggia, in quel bel posticino in natura, nell'area picnic, dove praticamente abbiamo trascorso la giornata. Quindi stamani praticamente in fretta e furia le cose che avevamo lasciato fuori, che si erano bagnate, le abbiamo ricaricate su Charlie. Niente di grave, e quindi abbiamo deciso comunque di lasciare la zona. Stanno venendo un po' di perturbazioni, quindi comunque proviamo a scendere ancora di più e a raggiungere la Svizzera, perché vogliamo appunto passare la Svizzera per entrare in Italia, come sapete. Siamo ormai prossimi al confine. Prima di uscire dalla Germania però abbiamo fatto un bel pieno di diesel, 1,49 €, perché è la cifra più conveniente, perché poi in Svizzera costa di più, in Italia lo sapete, e così almeno abbiamo riempito il serbatoio e siamo più tranquilli. E laggiù, dietro gli alberi, Basel, ovvero Basilea. Basilea! Stiamo per attraversare il confine con la Svizzera. E anche la Germania, ciao! Ciao, anzi, auf Wiedersehen. Salutiamo la Germania. Era di passaggio, ovviamente, poi torneremo in futuro a visitarla con calma. Ora siamo proiettati al rientro, quindi faremo la Svizzera e poi varcheremo il nostro confine italico fino alla Toscana, perché i toscanacci sono della Toscana. E questa è la dogana. Questa è ovviamente la dogana per chi esce dalla Svizzera e entra in Germania. Noi ora abbiamo quella di là. E questa, esatto, è quella che accoglie i visitatori dopo il fiume. Accoglie i visitatori in Svizzera. Ed eccoci entrati in Svizzera. Non ci sono controlli qui a questa dogana, abbiamo fatto solo transito. Siamo venuti qui a Basilea e stiamo uscendo proprio all'uscita Basilea per un motivo, perché potremmo attraversare la Svizzera, invece no. Noi avevamo promesso da tempo un saluto a degli amici che stanno qui, abitano proprio a Basilea. Quindi che fai? Non ci vai a trovare? No, E quindi Emanuele e Mari arriviamo! Ciao Emanuele, ciao Mari! Stiamo arrivando! Ma questo... Chi è che mi ha parcheggiato a cozza in questa maniera? Oh? Ma chi è? Cioè uno apre la mattina
Il portellone si trova, guarda, nemmeno... Ma guarda sti camperisti! Ma te che ci fai qua? Niente, mi sono perso, ho detto vabbè mi fermo qua da Emanuele. Anche noi ci siamo persi perché nell'ultima clip, eccolo, guarda, si parla, Ciao! piove! Chiudilo blu! Buongiorno. Buongiorno! No, perché dall'ultima clip che abbiamo girato non è ben chiara la cosa, No, non Poi vi spieghiamo meglio cosa è successo nel frattempo. Tanto buona colazione, buon appetito, L'uomo, un uomo, una pubblicità. buongiorno! Ciao, come va? Praticamente anche la maglietta. Ma chi è che porta la pioggia? Chi è che porta la pioggia? Questo uomo qua, sai? È il re del Rayman. Chiudi che ti entra tutta l'acqua. No, dai. Piove, Ma no. No, ma c'ha il tubo collegato al serbatoio, fa il ricarico dell'acqua da piovana. Ho appena aperto, apro e si mette a piovere. Non pioveva, fino a un attimo fa. Come Ciao, hai fatto a Emanuele. entrare qua? Le magie ormai conosciute. È secco, Come hai fatto a entrare qua? No, come ha fatto lui a entrare? Di Chiudo qua? lo specchietto. Sì, no, ma poi dopo si chiude, si fa tutti i magheggi, vai. Buongiorno amici tichettiani. Buongiorno. Stamattina ci siamo svegliati con la sorpresa. Per voi, perché noi è da ieri che siamo qui. Ma dove siamo? E per noi non era una sorpresa. No. Come vi dicevo, siamo entrati in Basilea, avete visto l'ingresso alla città e siamo venuti, come vi abbiamo anticipato, a trovare degli amici. Ma oltre a degli amici ne abbiamo trovato anche un altro. Quindi siamo venuti qui a Basilea da Emanuele e Mary. E salutiamo i nostri amici svizzerotti che ci seguono sempre con tanta passione. Abbiamo condiviso una bella cena insieme, grazie della cena ragazzi, e ospite loro per questi giorni c'era anche Andrea del canale Van per Scelta. Ambra l'ha lasciata a casa a lavorare e lui è venuto a farsi un giro qua in Svizzera. E quindi salutiamo anche Andrea e Ambra. Esatto. Ma che sorpresa, trovarsi tutti qui. Bello, è stato bello, quindi come vi dicevo abbiamo condiviso questa cena insieme. Ora passeremo una giornata qui insieme. Purtroppo il tempo, il meteo è quello che piove. è, aveva messo una perturbazione e ce la siamo beccata in pieno. Ora l'idea non sappiamo ancora, appunto in base a questa perturbazione, se farci un giro, quindi dintorni. Manuel ci volevano far vedere un po' la zona, oppure ci mettiamo a chiacchiera intorno al tavolino, ancora non sappiamo. Che non è una cattiva idea. No, non sappiamo, però insomma ci fa piacere essere qui e volevamo comunque... Erano, se non erro, 3 anni che non ci vedevamo personalmente. Qui a Basilea, perché Sì. con Emanuele ci siamo comunque visti a Parma. E anche con Andrea ci siamo visti all'ultimo raduno Nice Crazy Van in Maremma. Esatto, però insomma ecco che non venivamo qui in Svizzera era un bel po'. Oggi staremo qui e poi comincerà la nostra discesa verso la Toscana. Sperando che non piova però. Allora abbiamo passato alla fine la mattinata a chiacchierare del più e del meno. Con questo meteo non è che ora il cielo è talmente grigio con questa luce sparata che servono gli occhiali da sole. Nel frattempo Andrea ha acceso il Groot e si prepara alla ripartenza. Noi staremo invece a pranzo con i nostri amici e poi partiremo. Sì, anche noi stiamo qualche ora e poi dobbiamo, per impegni diciamo familiari, ci richiama all'Italia e quindi come vi abbiamo detto torneremo verso casa. È partito subito? Subito la prima. Vai! Eccolo che parte. Come entri tu resta su quella. Occhio a non sbagliare strada perché ti ritrovi in Austria. E poi vai. Ciao Andrea! Ciao! Ciao! Buon viaggio! Ciao! We got our windows down. Emanuele ci sta portando a fare un giro per la sua Basilea e non mancano le salite come vedete. Una bella pettatina così.
Qui non è proprio Basilea, siamo in periferia. Sta Raurica. Augusta Raurica, per essere precisi, perché in Svizzera sono tutti precisi. Precisione svizzera. Da orologiaio quasi. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We go. Siamo venuti a vedere l'anfiteatro di Augusta Raurica e ci sono già delle impalcature pronte per la prossima festa, la festa romana che si tiene tutti gli anni qui in questa zona. Anche da quest'altro lato abbiamo una bella scalinata. E il nostro amico Emanuele ci sta facendo vedere che hanno già iniziato a preparare. Come vedete ci sono qui dove ci fanno i gladiatori. Hanno già preparato le varie location dove avverranno le lotte tra i gladiatori, Cavalli, la corsa con le bighe. le corse con le bighe. Stanno già montando le tende. Noi purtroppo non potremo essere presenti per la festa, però intanto guardiamo i preparativi. You. Tommy's got brand new drums, and I still have my old guitar. And John said this next song's gonna be real good, if you know what I mean. Round and round. E qui abbiamo il museo. Che siamo Putting on the greatest show, so make sure that you don't miss out, just be there. Siamo all'interno del museo qui di Augusta, museo romano, e non possono mancare in un museo romano i giornali di Asterix e Obelix, che loro con i romani ne sapevano qualcosa. Oltre ovviamente poi tutte le riviste sui romani, sui gladiatori. E qui abbiamo anche il Debian della festa romana in maschera, ovviamente, tipica, con tutti i gladiatori che si svolge qui ad Augusta. la casa originale come era fatta. Solo Sì, con il portico. la casa, la formazione di casa è così. Qui all'interno del museo possiamo anche vedere come erano fatte le case dei romani. Qui è stata fatta una ricostruzione, vedete i letti dove si sdraiavano per mangiare, non per dormire. Quindi infatti i romani, come ben sapete, mangiavano sdraiati e mangiavano fino a scoppiare, e quando scoppiavano poi ripartivano da capo. Era tutto un ciclo continuo. Pensa che bellezza poter vivere. Dovremmo farla una giornata alla romana. Mi ricorda qualcuno. A mangiare fino a scoppiare. E poi uscivano per digerire, passeggiavano vabbè. sotto al portico con il piccolo giardino che vedete qui. Bello, veramente bello. E Guardate tutto le questo è colonne. stato ricostruito grazie ai ritrovi Ai che sono stati ritrovamenti, fatti. certo, c'è un team di archeologi, insomma, non indifferente qua. Ci diceva Emanuele che qui ogni volta che scavano per costruire una casa, prima arriva il team di archeologi Esatto, a devono- vedere se c'è qualcosa, e solo dopo ti danno il permesso di costruire la casa. Hanno trovato una collezione, un'intera collezione fra piatti, pentolame di argento. Pensate un po', ce l'ha fatta vedere su un catalogo, bellissima, che fino adesso, poco tempo fa, era esposta qui a questo museo, ma adesso stanno facendo dei lavori di manutenzione e temporaneamente è spostata al museo di Basilea. Quindi torneremo per vederla qui. Tanta roba, bello comunque come ambiente. Ora entriamo in questo ambiente soft dove ci sono i bagni romani, e quello che piace a Marta è questo qui, questa stanza. Sì, è un po' buia, ragazzi, Ma sono le terme romane tipo, no? Guarda che basta. Guardate il soffitto di caldo. È un po' buio, si vede male, però insomma qualcosa si riesce a vedere. Deve essere piacevole fare il bagno in questa vasca. Che vasca meravigliosa. Qui viene anche l'acqua. Sotto veniva fatto il fuoco, Sì. entrava l'aria calda in questi mattoni, che c'era la vasca di bagno piena d'acqua che usciva di là. Quindi per conduzione saliva. Scaldava l'acqua più caldo. E si facevano, stavano sempre in compagnia, stavano i hanno trovato anche delle cose, sai? I giocattoli, guarda. Qui troviamo i vari ambienti che sono stati ricostruiti, anche gli alloggi dove dormivano. Addirittura le vecchie scarpe dei romani. In Italia lavoravano gli artigiani così. La signora con le salsicce. La signora fa le salsicce, A quel tempo erano forse salsicce o fischie. le salsicce quelle vere di un tempo. Qui c'è il fabbro, Qui c'è un fabbro. il falegname, che fanno?
Questo Questo fa la roba di pelle, cuoio. No, questo lavorava il ferro già. Lavorava il ferro e qui invece facevano il basellame. Non avevamo al mio hotel o a casa, non porto sempre. Qui cosa abbiamo? Il forno Wow. per fare il pane. Ma guarda bello. Qui è ancora in funzione. Ma qui sa che pizze che ci fai? Qua è in funzione, ho pulito tutto per la festa. Ma normale viene usato per le scuole, per girare. Questa è la macina? La macina esce fuori. Fanno il grano? Hanno pulito tutto. Tutto la farina fanno, sì. Ci mettono, sì, sì. Qui fanno la farina. Ah, questa è piccolina. Mettono sopra, mettono il grano e poi girando viene fuori la farina. Sempre uguale. E poi bam 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 si danno le botte. E qui la gente la fa. No need to look back, this too shall pass. I want you to stay around. I've tried so hard to see what holds you back. You don't have to be alone. And if you don't know by now, it's all in your head. These walls will break you down if you can't let go. When it all comes tumbling down, I'll try to pick you up. Wow, guarda qui che ci abbiamo. Tutti mosaici. Mosaici che hanno Tutti mosaici romani. For tell me where you go though. E ora attenzione ragazzi, vi portiamo in un posto oscuro. Guarda qua, Ma la ma torcia ci vuole il coraggio qui dentro entrare là Perché non dentro. ci vedi con la Ci vuole anche un fa. Siamo sotto terra. guarda che non, Casca anche l'acqua. che non si spruzzano. Entriamo nelle viscere della terra. Le scarpe? Un po' umido qua. Guarda qua, è tutto bagnato, guarda. C'è tutta l'acqua qui. Sì, ne fai l'acqua potabile dei romani arrivava sottoterra qua. Qui che c'è un Qui adesso lo schiacci. Wow, ma qui c'è il pozzo. C'è il pozzo. originale. E se si preme che succede? si è messo in moto qualcuno. Si chiude la porta. Ah, il famoso. Siamo nelle catacombe, che sono questi? Questo è il corpo vero. Dove ci hai portato? Tomorrow for you, don't leave me out. When it all comes crashing down. Ciao, saluta i nostri amici. prossima. Alla prossima, grazie di tutto. Ciao. Ti faccio mandare la foto da Andrea poi per... Let you down. When it all comes tumbling down, I'll try to. Siamo prossime a salutare anche la Svizzera e a rientrare nella nostra Italia. Italica. Scenderemo giù fino alla nostra Toscana, ma ripartiremo
subito, voi nemmeno ve ne accorgerete di questo stop a casa nostra. In un lampo, perché la voglia di partire è sempre pronta, non dorme mai. I tickets vi porteranno di nuovo in viaggio, quindi rimanete connessi, mi raccomando, lasciateci un like, iscrivetevi al canale se non l'aveste già fatto. A presto amici, un abbraccio dai A tickets. presto, Ciao. non vi perdete il prossimo video perché ci saranno anche dei lavoretti. Non spoilerare Non niente. spoileriamo. Non spoileriamo, dovete rimanere connessi. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!